Allora facciamo una breve presentazione. Sono Nicola Palmieri, ho 39 anni, sono laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie e mi occupo prevalentemente dell'allevamento e dell'azienda agricola, quindi delle produzioni foraggere e anche insieme all'altra mia sorella dell'attività che abbiamo aperto del forno. Io sono Teresa Palmieri, ho quasi 41 anni, sono laureata in ingegneria gestionale e mi occupo invece soprattutto della parte amministrativa e produttiva, quindi del caseificio, la yogurteria e la bottega della pelle. E poi noi abbiamo anche, facciamo anche un po' di accoglienza con le visite guidate, quindi mi occupo anche di quest'altra parte delle visite guidate che vengono in azienda nella gestione delle persone. La tenuta Vannullo nasce nel 1907, ci raccontate questa lunga storia? Allora sì, l'azienda è stata acquistata dal nostro bisnonno Palmieri Antonio nel 1907. Noi rappresentiamo la quarta generazione dell'azienda, però è stato poi nostro padre negli anni 70 che ha dato un po' l'impulso imprenditoriale all'azienda, quindi quando ha deciso di convertire l'azienda zootecnica agricola in azienda anche produttiva, quindi di aprire il caseificio nel 1988 con la logica già di vendere il prodotto solo in azienda. La logica è stata sempre quella di puntare sulla qualità del prodotto e mai sulla quantità. In questa logica quindi abbiamo avuto negli anni una differenziazione orizzontale della produzione, quindi dalla mozzarella abbiamo sviluppato altre linee di prodotti come per esempio lo yogurt nel 1994 e abbiamo poi aperto la yogurteria nel 2000. E nel 2000 siamo stati i primi a fare anche il gelato con il latte di bufala, il budino nel 2002 e nel 2015 abbiamo iniziato la produzione di cioccolato con il latte di bufala. Oltre a questo abbiamo poi differenziato anche le attività, quindi come la bottega della pelle nel 2007, quindi non solo prodotti lattiero-caseari, ma dare una scelta un po' più vasta alla nostra clientela. 15 giorni fa abbiamo aperto un forno per la produzione di pane e prodotti da forno utilizzando i nostri grani oppure acquistando grani sempre da agricoltura biologica con molitura a pietra naturale. Tornando indietro, nel 2015 abbiamo aperto anche un ristorante all'interno della tenuta aperto solo a pranzo. E abbiamo anche un museo della civiltà contadina dove per mantenere un po' legate le origini dei nostri territori, quindi dove si vedono appunto degli oggetti che si utilizzavano nel passato. Oltre a una differenziazione tipo produttiva abbiamo anche investito molto nell'innovazione tecnologica per quanto riguarda soprattutto l'allevamento. Praticamente abbiamo anche introdotto la mungitura automatica e siamo stati la prima azienda bufalina al mondo e la prima in Italia in generale a utilizzare un sistema di mungitura automatico. Quindi le bufale si regolano da sole nella stazione di mungitura dove avviene la mungitura, sempre attiva H24, possono accedere in maniera autonoma e questo rilassa molto gli animali e consente un maggiore benessere di tutta la mandria. Oltre a questo abbiamo altre tecnologie come il sistema di raffrescamento automatico della stalla quando fa caldo per evitare appunto cali di fertilità, oppure un sistema di riposo con materassini morbidi che vengono puliti giornalmente dove possono riposare e delle spazzole basculanti a rotazione automatica che si attivano al contatto dell'animale con la spazzola in modo da eliminare le impurità che sono presenti sul pelo degli animali. Poi tutta la stalla è pulita in maniera automatica 3 volte al giorno con un sistema di ricircolo dei reflui e decantazione degli stessi, quindi la parte liquida di questi reflui viene fatta scorrere lungo le corsie e quindi asporta i reflui delle bufale stesse e poi viene recuperato, depurato e riutilizzato. E tutti i reflui dell'azienda poi sono necessari per la concimazione dei terreni. Abbiamo 120 ettari di superficie agricola utilizzabile che vengono tutti concimati in maniera biologica con i nostri reflui e servono totalmente per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali. Quindi praticamente non compriamo niente al di fuori dei concentrati e dei mangimi che vengono e della paglia. Per il resto i foraggi, cioè fieno, insilati, vengono tutti prodotti in azienda. Noi abbiamo anche un sistema di stoccaggio del fieno, degli insilati, quindi abbiamo anche un sistema di stoccaggio delle granelle stesse, perché una quota di granelle comunque riusciamo a produrla, quindi dei concentrati.
parte di queste granelle sono invece destinate al forno, che è l'ultima attività che abbiamo aperto, e utilizziamo, come diceva mia sorella, grani antichi che hanno un basso indice glicemico, un glutine, una maglia glutenica molto più digeribile rispetto ai grani moderni, e quindi produciamo anche per il forno praticamente, come per il latte, come per la mozzarella produciamo il latte, per il forno produciamo il nostro grano in parte, però non totalmente. Ci potete raccontare un ricordo legato alla vostra infanzia? Io il mio primo ricordo avevo 3 anni e era appena nata mia sorella. Noi siamo tre figli, io sono la prima, Nicola è il secondo e nostra sorella è la terza. Però abbiamo poca differenza di età tra di noi, quindi avevo 3 anni e mi ricordo che mio padre mi disse andiamo a vedere tua sorella, insomma, che è nata, e il mio ricordo non è che siamo andati prima a vedere mia sorella, ma che siamo andati prima in stalla a vedere gli animali e poi dopo siamo andati in ospedale, quindi mi ricordo, insomma, le bufale, andare a vedere le bufale che cosa stavano facendo. Il mio primo ricordo, ce ne sono tanti, forse quello più significativo è quello quando abbiamo aperto il caseificio, avevo 4 anni, però ricordo già l'allestimento, andavo dietro e facevo finta di vendere la mozzarella, però appunto è come un sogno, è come un ricordo. Oggi l'insalata caprese è un piatto comune, ma la mozzarella è sempre stata associata al pomodoro? Sicuramente sì, è un prodotto che comunque, diciamo negli anni 70 poi questa zona oggi è denominata Loro Bianco, no? La chiamata Loro Bianco, la strada del Loro Bianco. Negli anni 70 era Loro Rosso, quindi si produceva soprattutto pomodoro in questa zona, quindi penso che sono 2 prodotti tipici dei nostri territori che poi si sposano bene insieme, quindi sicuramente sono 2 prodotti che si sono facilmente associati nel tempo. Poi diciamo che la mozzarella quando è buona andrebbe mangiata tal quale, senza aggiunta di condimenti o altro, perché se il prodotto è buono non ha bisogno di altre spezie o altri aromi, quando invece la mozzarella non è, diciamo, non è un buon prodotto oppure non è fresco, ovviamente si preferisce condirlo o usarlo per cucinare, ecco, questa è un po' la differenza. Quale posto occupa la mozzarella in un tipico pranzo delle famiglie di qui? Diciamo nella nostra famiglia non viene mai servita come antipasto. Tradizionalmente la mozzarella è sempre servita come antipasto. Casa nostra è stato sempre servito come terza portata, quindi primo, secondo e poi c'era la mozzarella con l'insalata, mai come piatto di antipasto, forse per dargli una maggiore importanza, però anche quando venivano ospiti spesso capitava a casa non la servivamo mai come antipasto, ma come, tra virgolette, un fine pasto dopo il secondo. Come si conserva la mozzarella che avanza? Noi fortunatamente non abbiamo prodotto, riusciamo comunque a vendere tutta la produzione in loco e quindi non abbiamo prodotto in eccesso. Quando può capitare che rimane un po' di prodotto, il giorno dopo lo affumichiamo e lo vendiamo come prodotto affumicato, perché la mozzarella affumicata va prodotta con la mozzarella del giorno prima perché tende a perdere un pochino più di acqua. Per quanto riguarda noi, normalmente la mozzarella, se uno lo va a comprare nel supermercato, nella grande distribuzione, va conservata a temperatura controllata, quindi a 4 gradi, però una mozzarella fresca va consumata nel giro di 3-4 giorni e va conservata a temperatura ambiente. Ci sono occasioni in cui tradizionalmente si regala la mozzarella? Mozzarella, diciamo sì, soprattutto il periodo di Natale e di Pasqua è comunque un regalo delle nostre zone tradizionali, regalare comunque il polistirolo di mozzarella, no? È un classico dono, oppure anche spesso, anche quando comunque si fanno delle visite a casa, insomma è un prodotto delle nostre zone che va spesso regalato. La zona di Battipaglia della Piana del Sele, in cui ci troviamo, ha una vocazione storica nella produzione di mozzarella. Ma questa produzione un tempo era destinata solo al consumo locale, poi è sempre stata esportata. Allora, il consumo locale, diciamo, la mozzarella comunque ha una tradizione antica e nasce non nel salernitano ma nel napoletano casertano, e ovviamente era per un mercato locale. Oggi la mozzarella viene distribuita in tutto il mondo, non solo in Italia. E sicuramente la provincia di Caserta esporta molto più prodotto rispetto alla provincia di Salerno, perché noi tendenzialmente abbiamo più delle aziende a vocazione turistico-ricettive, quindi tendiamo ad attrarre di più le persone qui e quindi a vendere il prodotto in loco. Ma quindi mangiare la mozzarella qui da voi
E comprarla e mangiarla a casa avrà lo stesso sapore? In teoria sì, ma in pratica no, perché quando la mangi sul luogo di produzione ha sempre un sapore più buono, ma anche solo perché la psicologia incide molto sul consumatore. E quindi infatti spesso dei nostri amici che venivano a pranzo a casa nostra dicevano: come la mangio qua a tavola con voi, non la mangio a casa, perché alla fine anche il luogo, no? Le emozioni che ti trasmette il luogo, il prodotto che mangi. Esattamente. Ci deve essere anche la qualità ovviamente dietro, una serie di cose, però la psicologia incide molto. Tradizionalmente la mozzarella si mangiava tutto l'anno? Credo di sì, no, Sì, che diciamo non credo che per un prodotto. si è sempre mangiato, oggi si mangia più d'estate naturalmente perché è associata al periodo estivo. Prima parlavo di pomodori, caprese, e difatti la mozzarella col pomodoro rappresenta un po' l'estate, viene consumata preferibilmente in quel periodo. Ed anche noi ci adeguiamo in questo senso a produrre più mozzarella nel periodo estivo, spostando i parti delle bufale all'inizio dell'anno in modo da avere più latte durante l'estate. Quindi diciamo è una tradizione legata forse più che altro al clima, alla nostra emozione di mangiare una mozzarella nel periodo estivo, ma fondamentalmente poi si mangia comunque tutto l'anno. Sì, ormai sì, si mangia tutto l'anno. La vostra produzione è biologica. Che cosa significa da un punto di vista scientifico? Da un punto di vista scientifico vuol dire che noi innanzitutto siamo diventati biologici con un 2 anni di conversione nel 1996, quindi siamo diventati biologici molti anni fa, prima che si parlasse di biologico in maniera molto spinta e diventasse anche un sistema di promozione dei prodotti, quindi di marketing. Noi abbiamo sempre creduto nella qualità e quindi abbiamo sposato il biologico in relazione a questi obiettivi, alla trasparenza del prodotto, alla salubrità delle produzioni quindi un prodotto biologico riteniamo si sposi bene con la nostra filosofia di lavoro e poi soprattutto il prodotto che mangiare biologico vuol dire consumare un prodotto che si produce non impattando sull'ambiente, perché se tu vai a mangiare una mozzarella biologica come la nostra vuol dire che nei nostri terreni non sono stati messi diserbanti, anticrittogamici, tutti quegli elementi che possono inquinare la fauna, andare magari nel ciclo alimentare e poi mangiare attraverso altri tipi di animali come i pesci per esempio. E quindi diciamo noi abbiamo iniziato molti anni fa perché come diceva mia sorella abbiamo sempre creduto più che nella qualità e quindi il biologico era in linea con la nostra filosofia. La vostra clientela apprezza di più il fatto che i prodotti siano bio o il loro sapore? Io penso tutte e due le cose, perché ovviamente il biologico è un attrattore anche quello, perché comunque è un prodotto, appunto come diceva mio fratello, salubre, no? Insomma che non impatta sull'ambiente eccetera, però ovviamente deve essere anche un prodotto buono, perché altrimenti non lo acquisterebbe. Se può essere anche un prodotto biologico al 100%, ma se non ha comunque un buon sapore che deriva non solo appunto da quello che mangiano gli animali, da come viene tenuta la stalla, quindi dalla pulizia, dalla qualità del latte, da come viene manipolato il latte poi all'interno del caseificio. Quindi sicuramente questi fattori incidono ci devono essere entrambe le cose. Una cosa non esclude l'altra. Molto lontano che il biologico troppo. Diciamo che fu fatto uno studio 12 anni fa, una studentessa della facoltà della Partenope di Napoli, di statistica, fece dei questionari anonimi alla nostra clientela e scoprimmo che il 50% delle persone non sapevano che noi eravamo in biologico, quindi diciamo è un fattore trainante, ma non lo utilizziamo come leva commerciale, ecco. Il cambiamento climatico avrà delle conseguenze nel vostro settore? Già diciamo andiamo incontro a cambiamenti climatici che comportano temperature più alte e questo modifica i cicli naturali. Quindi oggi magari riusciamo, i periodi di semina, così come quelli di raccolta, sono già spostati a seconda delle condizioni climatiche, comunque variano quasi ogni anno. E poi le temperature più alte comportano anche magari dei problemi sulle coltivazioni, perché appunto possono provocare danni alle culture e non una coltivazione ideale. E poi naturalmente la mancanza d'acqua, qualora ci fosse, speriamo di no, sarebbe un problema per tutta la piana del sele, perché naturalmente
tutte le nostre culture, tutta la nostra piana si basa sull'irrigazione forzata perché non piove in estate. A differenza del nord, dove invece in teoria dovrebbe piovere, ma già adesso non sta piovendo. E quindi hanno per esempio granelle, diciamo là si fa molto mais, quindi granelle con aflatossine molto alte, funghi e quant'altro. E quindi diciamo si vede come sia indispensabile o la pioggia o quantomeno un'irrigazione forzata che da noi viene fatta, viene alimentata dal fiume Sele, e la portata del fiume in relazione alle piogge invernali, quindi diciamo il cambiamento climatico, qualora comportasse una modifica dei cicli importante, vorrebbe dire anche una diminuzione della quantità irrigua e una diminuzione della qualità e della qualità delle produzioni. I vostri genitori cercano di trasmettere questa passione anche ai vostri figli? Sì, sono molto piccoli, a noi ci hanno trasmesso ovviamente la passione perché tutti e tre lavoriamo tutti e tre in azienda, quindi sono stati, io dico fortunati, ma anche bravi perché sono riusciti comunque a farci amare questo lavoro e a farcelo fare anche a noi con passione, perché non è facile che tutti e tre i figli poi possono occuparsi dell'azienda. Io cerco di incutere anche nei miei figli insomma questa passione e questo amore, ci facilita il fatto che viviamo in azienda, quindi noi siamo cresciuti in azienda e anche io con la mia famiglia vivo qua e quindi i miei figli respirano l'aria dell'azienda, quindi andiamo a vedere le bufale, insomma vedono i cicli produttivi, i miei figli sono molto piccoli, hanno 4 anni e mezzo e 3 anni. Però già insomma tipo ieri è venuta un'amichetta di mio figlio, ha detto facciamoci fare il giro dell'azienda, quindi l'ha portato a vedere le bufale, il caseificio, quindi già comunque si vede che c'è una passione per questa attività, spero che ovviamente continui nel tempo, sono piccoli però insomma ci impegniamo per questo. Innanzitutto si trasmette con l'esempio, quindi col lavoro quotidiano sicuramente è la migliore scuola secondo me, quindi vedere i genitori partecipi del lavoro aziendale, impegnati e soprattutto soddisfatti del lavoro che svolgono è un incentivo per i figli a poter fare lo stesso. Quindi come dicevamo prima abbiamo partecipato anche noi da piccoli alla vita aziendale pur non lavorando, però vedendo un continuo impegno dei nostri genitori nel far crescere l'azienda, quindi c'è stata comunque trasmessa un entusiasmo e una passione e che sicuramente potremo ritrasmettere ai nostri figli. Poi ogni persona naturalmente è diversa dall'altra, però credo fermamente che le nuove generazioni siano uno stimolo fondamentale nel poter crescere. Infatti l'azienda è nata insieme a noi, nel senso che mio padre prima faceva un altro, cioè vendeva il latte, poi siamo nati noi e ha deciso di aprire il caseificio, quindi è stato uno stimolo per lui poter crescere anche grazie alla presenza di una famiglia. Quando non ci fosse stato magari non ci sarebbe neanche stata questa voglia di poter investire e fare nuove attività, quindi la linfa viene sempre dalle nuove generazioni. Quando avete assaggiato la prima mozzarella? Non ho un ricordo preciso dell'assaggio della prima mozzarella che ho avuto, devo dire, perché poi noi io avevo 5 anni quando mi ha aperto il caseificio, quindi già era un prodotto che mangiavamo prima, quindi io non ho assaggiato per la prima volta la mia mozzarella, ecco, sicuramente. A che età avete fatto assaggiare la mozzarella ai vostri figli? Io a 6 mesi, come dicevo prima, molto piccoli, l'ho fatta mangiare proprio, non assaggiare, quindi la mangiano da quando avevano 6 mesi, perché ovviamente sono la sminuzza piccola, non ci sono problemi di ingestione per i bambini, e la continuano a mangiare volentieri. I bambini possono mangiarla spesso? Come tutti i prodotti vanno sempre mangiati, ovviamente non tutti i giorni, perché poi tutti i prodotti mangiati con una frequenza eccessiva non fanno bene. Bisogna sempre equilibrare con verdure, formaggi, quindi mozzarella, carne, insomma avere una dieta equilibrata. Ad oggi, così come da molti anni, la Regione Campania è associata alla produzione della mozzarella di bufala. Ma in conclusione, ci potete dire la differenza tra quella battipagliese e la casertana vellinese? La differenza sostanziale tra la mozzarella di Caserta e quella insomma della provincia di Salerno è nell'ultima fase produttiva, perché nel casertano si fa un passaggio in salamoia, cioè in una concentrazione di acqua e liquido di governo e sale al 12%, che rende il prodotto più salato e necessario e utile per avere una maggiore shelf life, mentre invece a Salerno non facciamo questo passaggio in salamoia, quindi è un prodotto più dolce rispetto a quello casertano e che tende ad avere una shelf life più ridotta rispetto a quella casertana, perché appunto la nostra zona è una zona più turistico-ricettiva e quindi
abbiamo un flusso di persone di passaggio e quindi riusciamo ovviamente a vendere più prodotto in generale. Noi vendiamo solo qua, però molti caseifici comunque vendono buona parte dei loro prodotti nel punto vendita aziendale.